Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, lo dico per tutti i nuovi iscritti, perché ovviamente per chi mi segue già lo sa. Questo è uno dei video che esce 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e vi spiego le cose come stanno, quindi ci capiamo tutti quanti. Poi, prima di iniziare il video vi ricordo di mettere tanti like a questo video. A voi costa veramente poco perché basta che schiacciate qui sotto il tasto like, però effettivamente potete aiutare tantissimo il mio canale a crescere. Quindi forza con i like. Bene, adesso che avete messo like, se non l'avete ancora fatto fatelo, possiamo partire con l'argomento di questa sera. Oggi vediamo tutte le novità della manovra del 2024, ma non solo, perché tra le varie novità ho selezionato per voi quelle più interessanti che riguardano le persone e le famiglie italiane. E così oggi parliamo di assegno unico per i figli, ovviamente, tagli dell'IRPEF, asili nido, bonus mamma, eccetera, eccetera. Quindi tanti bonus in arrivo a partire proprio da questa nuova manovra. Quindi partiamo subito dai più interessanti. Allora, come ho diviso il video? Ho diviso il video in questo modo. Ho messo i primi, quelli che ovviamente riguardano prevalentemente il mio canale e sono quelli più interessanti, diciamo quelli con più soldi, e man mano a scalare. Quindi dai più belli, dai più ricchi, diciamo, ai diciamo un pochino meno ricchi. Non che siano meno ricchi, ma comunque diciamo i più interessanti li ho messi proprio per primi. Quindi partiamo subito con l'assegno unico e universale. Prima di iniziare però, perché poi mi dimentico, ricordatevi che il giovedì sera, tutti i giovedì sera alle 9:30 sul mio canale di YouTube ci sono le dirette live. Chi mi segue già da tempo si ricorderà benissimo che fino all'anno scorso facevo delle dirette live tutti i giovedì sera. Bene, allora ho ripreso questa usanza e anche quest'anno, visto che arriva la stagione invernale, ricominciamo con le dirette live. Quindi segnatevelo in calendario, il giovedì sera alle 9:30 diretta live, ma poi non vi preoccupate perché poi tanto io ve lo ricorderò ancora con dei post, dei brevi video, degli short su Instagram, insomma poi ve lo ricorderò ancora. Bene, detto questo torniamo al nostro assegno unico. In arrivo un aumento per quanto riguarda l'assegno unico e universale per il terzo figlio, almeno fino all'età di 6 anni. Poi abbiamo il bollo auto. Sì, è il bollo auto. C'è una cosa particolare per quanto riguarda il bollo auto. Quindi oltre alle varie novità per la famiglia ci sarebbe allo studio anche il bollo auto gratuito per i nuclei familiari numerosi. Chissà che è la volta buona di questo benedetto bollo auto. Poi sempre per quanto riguarda i bolli, adesso io questo argomento non l'ho inserito, l'ho messo adesso così perché mi è venuto in mente. C'è anche la riduzione del canone RAI. Avevano detto che lo toglievano dall'anno scorso, se non ricordo male, poi non l'hanno mai tolto, hanno continuato a rimanda e comunque sto benedetto bollo auto ci sarà ancora sulla bolletta elettrica, no, bollo auto, sul canone RAI ci sarà ancora sulla bolletta elettrica. Chiudiamo canone RAI e andiamo avanti. Bonus asilo nido. Diciamo che questo bonus è praticamente sempre esistito. Un po' lo metto, un po' lo tolgo, un po' lo metto, un po' lo tolgo. Ma a quanto pare il fondo per questo bonus è stato nuovamente aumentato con oltre 150 milioni di euro. C'è solo da dire però che qui c'è stato un piccolo scivolone, più che scivolino, scivolone, perché l'asilo, diciamo l'asilo nido, non è gratis per il secondo figlio come era stato detto
voci di corridoio. Poi abbiamo la decontribuzione per le mamme. Arriva quindi la decontribuzione, ascoltate bene la parola, decontribuzione per le madri con figli fino a 10 anni dal secondo figlio, mentre invece rimane fissa per le madri che hanno 3 figli, però fino a 18 anni del più piccolo. Bonus carta dedicata a te. Oh, finalmente una cosa interessante. Riconfermata la carta dedicata a te, quella del governo, del nostro governo. Sapete che ormai io vi ho sempre detto che adesso va di moda fare delle carte ricaricabili. Ogni governo si fa la sua e ovviamente anche questo governo si è fatto la sua, che l'ha chiamata dedicata a te. Quella carta che già conosciamo, che è partita da luglio e che tra l'altro di questo rinnovo del bonus carta dedicata a te, ve l'avevo persino già detto in un altro video che sarebbe stata riconfermata, quindi la mia era più che altro una previsione che poi alla fine si è un po' avverata, ecco. Comunque, chiusa parentesi, la carta dedicata a te, la carta di pagamento prepagata e ricaricabile e ricaricata dallo Stato, sulla quale viene caricato un importo da 382,50 euro, serve per acquistare dei beni alimentari di prima necessità. Andiamo avanti con un altro bonus fino a 2000 euro per le famiglie. Questo bonus in realtà si chiama Fringe Benefit e vale fino a 2000 euro per i lavoratori con figli, mentre vale 1000 euro per chi non ne ha. E dicono anche voci che questi soldi si potranno utilizzare anche per pagare le spese dell'affitto e il mutuo sulla prima casa. Bonus contro il caro energia. Nuovi soldi per il contributo per il caro energia e il bonus energia, che praticamente serve a sostenere le fasce più deboli nel primo trimestre del 2024, quindi stiamo parlando dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Rivalutazione delle pensioni. Oh, finalmente anche queste benedette pensioni. Finalmente pare proprio che ci sarà la rivalutazione delle pensioni. Ovviamente la rivalutazione sarà in rapporto all'inflazione. Quindi al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo, al 90% quelle tra 4 e 5 volte il minimo e poi inizierà a scendere man mano che aumenta l'importo della pensione. Attenzione che, come ho detto, la rivalutazione sarà in rapporto all'inflazione. Cambiano le aliquote IRPEF. Questo vuol dire che cambiano gli scaglioni delle percentuali delle tasse. In pratica, le tasse che paghiamo tutti quanti con il modello 730 o modello unico redditi. Quindi dal prossimo anno ci saranno solo 3 percentuali. Si pagherà il 23% fino a 28.000 euro di reddito e non fino a 15.000 euro come è attualmente. Tra l'altro dicono che hanno fatto questo cambiamento perché vogliono far aumentare le buste paga dei dipendenti fino a 1.298 euro annui. E poi, sempre per quanto riguarda i dipendenti, ci sarà l'aumento della no tax area a 8.500 euro. Nuovo bonus in busta paga, quindi aumento in busta paga con il taglio del cuneo. Abbiamo la riduzione di 6 punti delle tasse sul lavoro per i redditi fino a 35.000 euro e fino a 7 punti per i redditi al di sotto dei 25.000 euro. In pratica, tradotto in parole povere, vuol dire che ci sarà un aumento in busta paga che dovrebbe corrispondere a circa 100 euro al mese in più. E ultimo, ma non per questo meno importante,
si parla di assunzioni percettori di RDC e maxi deduzione a partire dal 120%. Questo vale per chi assume a tempo indeterminato, quindi avremo 120% per assunzioni tempo indeterminato, poi ci sarà il 130% per chi stabilizza delle mamme, under 30, soggetti con invalidità ed ex percettori di RDC. Bene, come avete visto era un video ricchissimo di bonus, soldi in arrivo, detrazioni, non detrazioni, assunzioni, pensioni, mamme, figli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vi ho detto, io li ho messi in ordine di importanza secondo la mia logica. Poi magari a qualcuno interessa di più l'assunzione percettori di RDC o il bonus energia, io questo non lo so. Comunque io li ho messi in quest'ordine qua. Se volete che approfondiamo un attimino il discorso per quanto riguarda uno di questi bonus, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Però mi raccomando, non basta che mi scrivete solo mi interessa, perché non posso io capire che cosa vi interessa realmente. Quindi voi dovete scrivere mi interessa questo bonus, mi interessa quell'altro bonus, mi interessa quell'altro bonus. Scrivetemi proprio mi interessa questo. Così almeno io quando leggo i commenti prendo nota e poi posso prepararvi un nuovo video dove vi spiego un pochino più in dettaglio tutta la questione. Prima di concludere vi ricordo anche che ho aperto una chat dedicata a voi che siete iscritti al mio canale di YouTube. Questa chat la trovate su Telegram, quindi basta semplicemente che andate su Telegram, mettete sulla lente di ingrandimento, scrivete Luigi YouTube e entrate nella chat, rispondete alla domanda che basta semplicemente premere ok alla domanda e entrate dentro. Quella chat è studiata in questo modo, potete fare domande e ricevere risposte. Se per caso qualcuno fa una domanda e voi conoscete la risposta, potete tranquillamente rispondere alla persona che ha fatto la domanda. Quindi quella chat non è pensata per entrare, chiedere e uscire, come succede qui con YouTube, ma è pensata al contrario. Faccio una domanda, ricevo una risposta. Vedo una domanda, do una risposta. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi guardato. Vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. Quello che alla fine vi fa i conti in tasca. A presto, ciao!